Il tempo composto più comune probabilmente è il passato prossimo che, come ben sai, viene formato con il presente del verbo ausiliare avere oppure essere più il participio passato del verbo in questione. Ho notato che molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera tendono a scegliere l'ausiliare sbagliato o comunque fanno degli errori con il passato prossimo. E in questo episodio volevo proprio fare alcuni esempi con il passato prossimo di alcuni verbi irregolari. Se l'italiano non è la tua prima lingua, sei nel posto giusto. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito il primo verbo, che viene usato in modo sbagliato da un sacco di persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera. Piacere. Il participio passato di piacere è piaciuto. I non madrelingua, cioè le persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera, di solito non sbagliano il participio passato, ma sbagliano l'ausiliare, nel senso che con il verbo piacere usano l'ausiliare avere. E penso che uno degli errori più comuni in italiano sia proprio questo, cioè mi ha piaciuto. In italiano non si dice così perché il verbo piacere richiede l'ausiliare essere. Quindi bisogna dire mi è piaciuto. Per esempio, il film mi è piaciuto. Questo se il soggetto è maschile singolare. Un esempio con un soggetto femminile singolare potrebbe essere la pizza mi è piaciuta. Un esempio con un sostantivo plurale potrebbe essere i libri mi sono piaciuti. E da ultimo una frase di esempio con un soggetto femminile plurale potrebbe essere le frittelle mi sono piaciute. Ma vediamo il secondo verbo irregolare. Il secondo verbo con un participio passato un po' particolare è crescere. Il participio passato di questo verbo è cresciuto, cresciuta, cresciuti, cresciute. Questo verbo è un po' particolare perché può essere usato sia in modo transitivo con l'ausiliare avere, sia in modo intransitivo con l'ausiliare essere. Per esempio, io posso dire Laura ha cresciuto 3 figli da sola. In questo caso crescere ha il significato di educare oppure allevare, diciamo. Però di solito diciamo che il verbo crescere viene usato in un altro modo, cioè in modo intransitivo con il verbo essere come ausiliare. Una frase di esempio potrebbe essere questa. Laura è cresciuta molto. Crescere in questo caso significa diventare più grande. In questo caso un soggetto femminile singolare e quindi devo usare un participio passato femminile singolare. Se invece il soggetto è maschile, per esempio Roberto, devo dire Roberto è cresciuto molto. Con i soggetti plurali dovrò dire Laura e Cristina sono cresciute molto. Oppure, in caso di soggetti maschili, Daniele e Giovanni sono cresciuti molto. Ma vediamo il terzo participio passato irregolare. Il terzo verbo irregolare è nascere. Il participio passato di nascere è nato. Questo verbo si può usare solo in modo intransitivo e richiede come ausiliare il verbo essere. Facciamo alcuni esempi. Roberto è nato a Roma. Laura è nata a Torino. Paolo e Davide sono nati a Milano. Cristina e Lucrezia sono nate a Firenze. Per esempio, se io volessi usare il verbo nascere e il verbo crescere nella stessa frase, potrei dire Laura è nata e cresciuta a Torino. Ma vediamo il quarto verbo irregolare.
Il quarto verbo irregolare è morire. Il participio passato di morire è morto. Anche questo verbo può essere usato solo in modo intransitivo con l'ausiliare essere. Facciamo alcuni esempi. Il nonno di Luigi è morto 10 anni fa. La zia di Daniele è morta recentemente. I nonni di Mattia sono morti quando lui era bambino. Nell'incidente sono morte molte persone. Ma vediamo il verbo successivo, scendere. Il participio passato di scendere è sceso. Il verbo scendere può essere usato solo in modo intransitivo con l'ausiliare essere. A dire la verità ci sono anche delle persone che lo usano in modo transitivo con l'ausiliare avere e dicono, per esempio, ho sceso il cane. Questo per dire ho portato giù il cane, cioè ho fatto fare la passeggiata al cane. Vabbè, ma questa è un'altra storia. In teoria il verbo scendere dovrebbe essere usato sempre con l'ausiliare essere, quindi in modo intransitivo. Facciamo alcuni esempi. Giovanni è sceso in cortile. Elisa è scesa al primo piano. I prezzi sono scesi. Le ragazze sono scese in cantina. Ma vediamo il verbo successivo. Accorgersi. Accorgersi significa notare. Comunque sia, il participio passato di accorgersi è accorto. Accorgersi è un verbo pronominale in si e richiede come ausiliare il verbo essere. Facciamo alcune frasi di esempio. Marco si è accorto di un errore. Elisa si è accorta di un errore. Giovanni e Alessandro si sono accorti di un errore. Chiara ed Ilaria si sono accorte di un errore. A proposito, recentemente ho fatto un video proprio sul verbo accorgersi e la differenza tra accorgersi e rendersi conto. Qui ti lascio la scheda. Mi raccomando, dagli un'occhiata.